Mi ricordo il mio arrivo a Milano, Terrazza Martini, presentazione, insieme a Rambert, tanti uomini che hanno fatto la storia dell'Inter ad aspettarci, Giacinto Facchetti, Luis Suarez, Angelino, Bergomi, il presidente Moratti, diluvio universale quella mattinata a San Siro, però mi viene in mente quella prima sensazione di scoprire questo mondo Inter. Tu cosa sapevi dell'Inter? Cos'era per te? Sapevo che mi raccontava mia mamma delle partite che l'Inter aveva fatto, le grandi finali con l'Independiente, nel quale io sono tifoso in Argentina, e mi raccontava questo. Poi guardando le partite del calcio italiano quando Maradona era a Napoli, si vedevano queste partite e lì vedevo anche l'Inter con Ramon Díaz, Passarella, argentini che hanno fatto anche la storia in questo club. Tu sai che Rambert ormai si ricorda solo perché era con te alla presentazione, perché è arrivato con te, è una cosa strana, l'hai più sentito poi? Sì, ci siamo sentiti, diciamo che siamo arrivati due ragazzini a una città imponente come Milano, scoprire tutto quello che rappresenta questo club, la storia. Noi arrivavamo di una storia completamente diversa, perché l'Argentina il calcio è molto diverso, io giocavo in una squadra molto piccola, avere questa grande opportunità di essere un giocatore dell'Inter per me voleva dire tanto. Mi ricordo che quando sono arrivato c'era una grande emozione da parte mia, da parte di mia mamma e mio papà, che per la prima volta prendevano un aereo con suo figlio e venivano a scoprire una città nuova, un paese nuovo, con altra lingua, altra cultura, però veramente c'era una grande emozione. Quando è che hai capito che le cose stavano iniziando a cambiare? Cioè un giocatore magari nella sua carriera cambia 2, 3, 4 squadre, tu un paio le avevi già cambiate, quando è che hai iniziato a dire io da qua non vado più via, qua è diventata casa mia? Diciamo che io mi sono innamorato dall'Inter fin dall'inizio. Quando sono arrivato qui ad Appiano, l'atmosfera che si respirava, questo senso di famiglia è quella cosa che mi ha colpito di più. Sinceramente è quello che io cercavo in quel momento, perché ero molto giovane, straniero, volevo che i miei compagni, che la gente, che i tifosi, il presidente Moratti che in quel momento aveva fatto questo investimento e aveva creduto in me senza conoscermi, fin da subito ho sentito questo legame forte e per questo credo che dopo 30 anni siamo ancora qui. Tu hai giocato sempre in ruoli dove di solito, insomma, si danno e si prendono. Com'è che hai preso così pochi cartellini, facevi così pochi falli, eppure giocavi bene? Cioè una cosa che di solito è un po' antitetica. Sì, diciamo che ero molto corretto nei confronti dei miei avversari, sempre trattavo con molto rispetto la terna arbitrale, i miei compagni, credo che questo mi ha aiutato tantissimo a prendere pochi cartellini. Si parla sempre di vittorie, ne abbiamo parlato tante volte, io voglio chiederti invece se c'è una sconfitta che ti ha insegnato qualcosa, che è servita poi magari a vincere poi, c'è qualcosa che... Penso che le sconfitte servano sempre, perché sono quelle che ti fanno capire tante cose, ti fanno migliorare, ti fanno diventare più forti. La mia prima sconfitta, la finale persa contro lo Schalke, dove io ero molto arrabbiato per il cambio, che poi capì perché il mister faceva quel cambio lì, però lì anche lì ero molto giovane e credo che le pulsazioni erano talmente tante che non mi aveva fatto pensare in quel momento e ragionare su quella cosa lì. E poi il campionato perso nel 2002, sono tutte sconfitte che ti fanno capire tanto, che ti danno tanta tristezza, tanta rabbia, tanta amarezza, perché non ti metti soltanto nei tuoi panni, sino ti metti nei panni dei nostri tifosi che soffrono con te. Però tutto quello credo che è servito per dopo vincere tutto quello che abbiamo vinto e di scrivere delle pagine molto importanti per la storia di questo club.
Prima hai citato un raro momento in cui ti sei arrabbiato, al di là di quella volta, cioè di quando Hodgson ti ha tolto per mettere un rigorista e tu non avevi capito lì per lì e ti sei un po' arrabbiato. C'è una volta in questi 30 anni in cui ti sei davvero arrabbiato, non siamo abituati a vederti... No, mi arrabbiavo poche volte, perché credo che cercavo di avere le energie positive per vincere le partite, per aiutare i miei compagni, e mi concentravo su altro. Non lasciavo tanto tempo ad arrabbiarmi perché sono uno che sempre pensa che c'è una nuova opportunità, allora mi concentravo su quello. Allora, la Champions è troppo facile. Tolta la Champions, scegli un trofeo che ha un significato particolare di tutti quelli che hai sollevato. Tolta la Champions, la finale di Coppa UEFA a Parigi. Perché? Perché c'era mio papà, c'era Paola in tribuna, perché dopo aver perso la finale come l'abbiamo perso l'anno precedente, c'era questa voglia di rivincita, di riscatto, e avere la fortuna anche di fare un bellissimo gol in quella finale, credo che è uno dei momenti più belli che ho vissuto qui all'Inter. Era il mio primo trofeo internazionale con questo club. Tra l'altro in quella partita tu giochi molto bene, gioca una discreta partita anche il numero 10, diciamo, di quella squadra. È lui il compagno più forte? Com'era giocare con lui in quel momento? Fenomeno, credo che la parola lo definisce, era un fenomeno. Le cose che faceva, che tu vedevi in allenamento, ti sorprendeva ogni giorno. Perché? Perché Ronny era simpatico, era sempre uno molto positivo, e poi ti rendevi conto che averlo con te era un grande vantaggio. Quelle stagioni che abbiamo giocato insieme abbiamo visto, credo che il miglior Ronaldo, perché era arrivato qui all'Inter il Ronaldo dopo il Barcellona, che era in sua piena maturità, in sua piena forma, e penso che è stato il colpo più importante dell'era Moratti. Scelgo io un altro trofeo, per raccontarlo ti dico una statistica: tu hai finito la tua carriera col 100% dal dischetto, il più forte di tutti i tempi. Dico sempre che quando sono andato a calciare quel rigore lì, vedevo la tribuna e la mano nei capelli di mia moglie, perché mai mi aveva visto tirare un rigore. Però anche lì si è presentata questa opportunità, e il mister ha avuto fiducia in me. Per fortuna il rigore della Roma era stato sbagliato, era un po' più tranquillo, però fare quel gol lì per me personalmente ha significato tanto, perché era vincere un altro trofeo, la prima volta e l'unica che calciavo un rigore, allora come dici te 100% effettività. Una cosa che nel corso degli anni mi hanno sempre detto i tuoi ex compagni di squadra è che ti invidiavano tante cose. La cosa che ti invidiavano di più era il metabolismo. Dicevano, lui mangia eppure riesce sempre a essere quello che corre più di tutti. C'è qualche segreto atletico, qualcosa di particolare? No, guarda, ne parlo spesso adesso che non gioco più con i giovani, con i miei figli, con le persone che amano il calcio. Il segreto è l'allenamento, è tutto lì. È la maniera che tu lo fai, come lo interpreti, è il rispetto che hai per la tua professione. Io sono sempre stato uno che l'allenamento era per me importantissimo, fondamentale, perché sapevo che tutto quello che facevo durante la settimana è quello che mi portavo la domenica alla partita. E arrivare sempre pronto per me era una sensazione di sicurezza. Io ho vissuto sempre così la mia carriera e continuo adesso a essere così, a correre, a divertirmi allenandomi, perché mi fa sentire bene. Che cosa ha voluto dire, cosa vuol dire forse ancora adesso essere capitano, cioè dover pensare innanzitutto agli altri, ai compagni, non a te stesso? Questa cosa che tipo di peso aveva? Una grande responsabilità per primis, poi onorato di avere questa possibilità di essere capitano di una società come l'Inter con tanta storia. Si guardo indietro, anche le persone che indossavano la fascia del capitano sono state tutte persone che hanno lasciato una grandissima impronta, e essere stato capitano per 15 anni per me significava tanto, perché l'Inter è la mia famiglia, perché è il club che amo, e davo tutto per me stesso, per i miei compagni, il fatto di poter anche essere sempre una risorsa per loro
per me era importantissimo. C'è un gesto, un abbraccio, una stretta di mano, un momento che secondo te spiega bene la tua storia di 30 anni? Qual è il momento che sceglieresti se dovessi proprio scegliere un'istantanea? Il pianto di Madrid sicuro, perché lì voleva dire completare un percorso per me felicissimo con questa maglia. Quella sera lì io facevo 700 partite con l'Inter e avere la possibilità di sollevare quel trofeo e riportarlo di nuovo a Milano dopo che 45 anni l'Inter non arrivava in finale, secondo me è stato un pianto di grande emozione che lo sentivo molto dentro. E poi tanti abbracci con il presidente Moratti, che mi rimarranno sempre nel cuore. Dopo quella finale lì, a fischio finale, l'abbraccio con José, con Mourinho, dove io sapevo che lui andava via e ci siamo detto poco. Scusa, ci siamo detti poco, soltanto quell'abbraccio lì voleva dire tanto. Quando pensi al futuro, l'Inter ti sembra un'eredità o ti sembra più una promessa da mantenere? Che cos'è secondo te l'Inter guardando avanti? Che cosa... Guardando avanti una promessa sempre da mantenere, essere ancora qui, avere questo legame forte con tutti quelli che amiamo questo club, la responsabilità di sempre cercare di contribuire per il bene dell'Inter, di trasmettere tutto quello che io ho imparato in questo club, me la porto dentro e cerco sempre ad ogni giorno di poter trasmetterla. Non abbiamo parlato spesso, ne parliamo magari adesso per la prima volta, comunque ne abbiamo parlato poco, di quell'Inter-Lazio. Tu ne hai citato prima uno di Lazio-Inter, vorrei ricordare quell'Inter-Lazio dove per l'ultima volta hai indossato i colori Lì è stato, guarda, lì è stata una notte per me che me la porterò dentro, sempre, ogni momento, ogni istante. Miei compagni che quando siamo partiti da Piano nel pullman mi avevano fatto una sorpresa di un cartellone, grazie Javier, arrivare allo stadio, tutto lo stadio pieno per me, e i bambini pitturati con il numero 4, con la maglia dell'Inter. È stato un momento molto emotivo, che sinceramente più passavano i minuti mi rendevo conto che stava arrivando la fine, però anche lì, anche in quella partita lì, i minuti che ho giocato ho dato tutto quello che avevo. Prendere la pala e andare verso la curva e sentire questo boato che dentro di me dicevo mi mancherà, però lo volevo rifare anche per l'ultima volta. E mi è rimasto quello, tutti questi ricordi, la mia famiglia nel campo di San Siro, l'immagine del mio figlio dietro, il più piccolo dietro il pallone che lo inquadrano con la maglia numero 4, Sol, Nacho, Pau insieme a me, tutti i miei compagni per festeggiarmi. Rimarrà tutto quello, un grande amore nei miei confronti da parte di tutte queste persone che mi vogliono bene e che io voglio bene. Parliamo un po' adesso di compagni di squadra o allenatori. Qual è stato quello che ti ha sorpreso di più fuori dal campo? Allenatori ho avuto tanti. Mi ricordo il primo impatto con Ottavio Bianchi quando sono appena arrivato, che mi chiama in camera sua, con un toscano, un mazzo di carte, mette la formazione sul tavolo e mi dice: ok, tu dove preferisci giocare? Ho detto: guarda mister, a me sempre mi piace giocare a destra. Ok, contro il Vicenza la prima partita giocherai te a destra e Roberto Carlos a sinistra. Mi aveva sorpreso questo mazzo di carte, l'approccio che ha avuto in quella chiacchierata. Poi Gigi Simoni rimarrà per tutti noi sempre un padre per quello che aveva creato con quel gruppo lì, questa grande famiglia. E José per la metodologia di lavoro che noi non conoscevamo. All'inizio non eravamo certi che era la maniera giusta di poter lavorare perché era tutto nuovo per noi, però poi credo che i risultati si sono visti e sinceramente mi è rimasto questo.
E il compagno, quello più simpatico, quello in cui ti trovavi meglio, il compagno di camera ideale? Il mio compagno di camera era sempre Ivan Cordova, un fratello per me. Prima c'era Yuri Yorkaev, ho avuto anche qualche partita come compagno Ivan Zamorano, poi Ivan Cordova, però se devo scegliere il più simpatico, sinceramente Maicon. Maicon perché faceva delle cose negli allenamenti, nelle partite, faceva dei gesti con i tifosi che io rimanevo, capito, sorpreso per questa cosa, per questa simpatia durante una partita importante. C'è un episodio, magari che non conosciamo, che il grande pubblico non conosce, che secondo te racchiude lo spirito di gruppo dell'Inter, della tua Inter, ne hai raccontati tanti, ne conosciamo anche tanti. Scegli uno magari che... No, l'episodio è la partita col Barcellona, la semifinale di ritorno, quello spirito di squadra, un uomo in meno, quella voglia di arrivare in finale, al di là di tutte le difficoltà, la generosità da parte di tutti di poter essere tutti insieme a portare l'obiettivo con noi. Credo che quella notte lì mi è rimasta per questo compromesso da parte di ognuno dei miei compagni. Sinceramente lì si è visto un grande spirito di squadra che poi sappiamo tutto quello che ha vinto e credo che lì riassume cosa voleva dire il valore di quella squadra lì. Tu hai giocato quando sostanzialmente i social non esistevano, comunque non c'erano come adesso. Adesso ogni tanto ci capita di vedere qualche tua azione o qualche tua... C'è un'azione che secondo te descrive bene che giocatore eri, che giocatore sei diventato? A dire dei gol magari... La vedo sempre sui social, come dici te, che ti aiutano. Questa cavalcata nel derby nei minuti finali, che prendo palla dalla nostra area e la porto fino proprio all'altra porta sotto la nostra curva. Che poi la immagine si ferma su di me, io sono senza fiato. Quello credo che riassume il mio spirito di come io interpretavo il calcio. Quelle corse, quelle cavalcate che mi piacevano tanto. Avrei detto anche quella con il Porto, te la ricordi? Sì. Simile. Sono simili, va bene, credo che facevano parte delle mie caratteristiche come giocatore. Di questi 30 anni, insomma, sono passati in un attimo. Qual è il tuo giorno preferito, al di là delle vittorie, quello che ti ha cambiato di più, che ti ha commosso di più? Io mi ricorderò per sempre la mia prima partita, Inter-Vicenza, quel 27 d'agosto del 1995, perché era compiere il sogno di fare l'esordio a San Siro davanti a 80.000 persone, partita vinta con gol di Roberto Carlos, del quale siamo grandi amici, e in quel momento anche lui era appena arrivato. Il boato di quella partita lì me la porterò per sempre. Non avrei mai immaginato che era la prima di 858 partite con l'Inter.